C'è una cosa molto semplice che però sta diventando sempre più rara nelle nostre giornate. Non è qualcosa di straordinario, non è un'esperienza speciale o difficile da ottenere. È qualcosa che per moltissimo tempo ha fatto parte della vita umana in modo, possiamo dire, naturale. Eppure oggi sembra quasi scomparsa. Sto parlando del silenzio. Non il silenzio inteso solo come assenza di rumore, ma quel momento in cui non succede nulla di particolare. Un momento in cui la mente non è occupata da informazioni, da notifiche, da conversazioni, da contenuti che scorrono uno dopo l'altro. Un momento in cui restiamo semplicemente dentro ciò che c'è. Magari succede anche a te. Hai qualche minuto libero, stai aspettando qualcuno, sei seduto su un treno, oppure ti sei appena fermato dopo una giornata piena. Per un attimo si apre uno spazio vuoto e non c'è niente di urgente da fare. Ma è proprio in quel momento che accade qualcosa di molto interessante. Quasi automaticamente la mano si allunga verso il telefono. Non perché sia necessario, ma perché quel piccolo spazio di silenzio diventa improvvisamente difficile da sostenere. Apri un'applicazione, scorri qualche notizia, guardi un video breve, rispondi a un messaggio. Passano pochi secondi e quel silenzio scompare. Viene riempito da un nuovo flusso di stimoli e la giornata continua a scorrere come prima. La cosa curiosa è che questo gesto è diventato così normale che quasi non lo notiamo più. Riempire ogni spazio sembra naturale, come se il silenzio fosse qualcosa di brutto, qualcosa da evitare, qualcosa che va colmato prima possibile. Se osserviamo bene questa dinamica, però, possiamo accorgerci di qualcosa di interessante. Non è solo una questione di tecnologia o di telefono, è qualcosa che riguarda il nostro modo di stare nella vita. Il silenzio oggi ci mette leggermente a disagio. Non perché sia pericoloso, ovviamente, ma perché ci costringe a restare per un momento dentro noi stessi. Quando non c'è nulla che cattura la nostra attenzione, la mente torna naturalmente a ciò che sta vivendo, pensieri che non abbiamo ancora elaborato, emozioni che abbiamo lasciato in sospeso, domande che durante la giornata abbiamo evitato di ascoltare. Il silenzio diventa quindi uno spazio in cui queste cose possono emergere. E forse è proprio per questo che tendiamo a riempirlo così velocemente. Viviamo in un'epoca in cui gli stimoli sono sempre disponibili. Ogni momento può essere occupato da qualcosa, una notizia, un contenuto, una conversazione, una distrazione. Non serve nemmeno cercarli, sono sempre lì, pronti ad attirare la nostra attenzione. A poco questo flusso continuo di stimoli modifica il modo in cui la mente funziona. Ci abituiamo a passare rapidamente da una cosa all'altra. L'attenzione diventa quindi frammentata, perché ogni singolo contenuto dura pochi secondi e subito dopo ne arriva un altro. Il risultato è che restare fermi dentro un momento diventa veramente più difficile. Il silenzio in questo contesto appare quasi come un vuoto. E il vuoto per la mente abituata al movimento continuo può diventare scomodo. Ma forse vale la pena fermarsi un momento e osservare questa sensazione. Perché il silenzio non è necessariamente un'assenza, non è semplicemente qualcosa che manca, è uno spazio in cui la mente può rallentare, in cui l'attenzione torna a posarsi su ciò che c'è davvero. Quando restiamo dentro quel silenzio abbastanza a lungo, succede qualcosa di molto semplice. I pensieri iniziano a rallentare. Il respiro diventa più ampio. Le cose che prima sembravano confuse iniziano lentamente a schiarirsi. Non perché stiamo facendo uno sforzo particolare, ma perché finalmente smettiamo di aggiungere continuamente nuovi stimoli. Forse il problema non è che il silenzio è diventato difficile. Forse il problema è che lo incontriamo sempre meno. Ogni spazio della giornata viene riempito prima ancora che possiamo accorgerci che esiste. E quando finalmente compare, lo percepiamo come qualcosa di strano, come se stessimo perdendo tempo. Ma se osserviamo con un po' più di calma la nostra esperienza, potremmo accorgerci che proprio in quei momenti di silenzio accade qualcosa di prezioso. Non dobbiamo diventare qualcuno di diverso, non dobbiamo produrre nulla, non dobbiamo dimostrare niente. Possiamo semplicemente restare. Forse non abbiamo perso la capacità di stare nel silenzio. Forse abbiamo solo smesso di incontrarlo abbastanza spesso da ricordarci com'è. E forse il silenzio non è qualcosa da riempire, è uno spazio da abitare. Se queste riflessioni ti aiutano a rallentare anche solo per qualche minuto, iscriviti al canale. Qui proviamo semplicemente a fermarci ogni tanto e osservare con più attenzione ciò che sta succedendo dentro la nostra vita. Grazie.